Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di febbraio 2024. E abbiamo l'eremita, amici dello Scorpione, periodo di introspezione, periodo di riflessione. Quando c'è la carta dell'eremita si parla sempre di un momento di ritiro dove insomma c'è bisogno di rifocalizzare un attimino certe verità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere un pochettino che aria tira. Vi dico, queste sono letture generali, possono risuonare per il lavoro, per l'amore, per la famiglia. Io andando degli esempi per farvi capire come può essere adattata la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un mago, un asso di spade, un fante di bastoni. Abbiamo un asso di bastoni, la forza, un re di coppe, queste sono decisamente troppe, l'ultima carta, tanti assi devo dire ragazzi, c'è il mago, l'asso di spade, l'asso di bastoni e terminiamo con un 10 che comunque ha un numero 1, è un 10 di coppe. Allora sembra quasi che ci sia un nuovo inizio, perlomeno si sta pensando ad un nuovo inizio, ma è come se ancora non ci fosse una parte di azione. Però sì che c'è l'idea, sì che c'è una comunicazione all'inizio di febbraio. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo mago. Torre, eremita nuovamente e ruota della fortuna. Wow, 3 arcani maggiori. È come se ci dovesse essere, o magari per qualcuno c'è già stato, una sorta di crollo di alcune certezze e probabilmente anche la necessità di isolarsi con questo eremita per cambiare un po' le dinamiche di comportamento. Perché quando c'è la ruota della fortuna parla proprio di cambi, normalmente sono cambi veloci, però potrebbero essere anche cambi karmici, perché ha a che fare con la ruota del karma, no? E qui è come se ci fosse un momento di introspezione, probabilmente su questo momento torre, diciamo così. Andiamo a vedere l'asso di spade. Cavaliere di bastoni è appeso. Devo dire perché che per qualcuno potrebbe riguardare una situazione romantica, per qualcun altro una situazione, direi, su se stessi, considerata la carta dell'eremita. Allora, diciamo che con questo asso di spade arriverà una comunicazione. Può essere anche che siate voi a comunicare qualcosa a qualcuno, Però avete anche la carta della peso, come se aveste valutato le cose da diverse prospettive.
Vi dico, il cavaliere di bastoni potrebbe tranquillamente rappresentare il partner, un collega, un'amicizia. Andiamo a vedere il fante. Due di spade. È come se ci fosse una sorta di indecisione sul tipo di movimento da fare. Difatti il mago è al contrario. Il mago è una carta che parla di azione, qui è come se non sapeste che cosa fare. È per quello che vi prendete questo momento, diciamo, di introspezione, per capire cosa cambiare. Perché la realtà di prima non è più, eh, non c'è più, fondamentalmente. Tenete presente che la torre parla di caduta dell'ego. Due di spade, morte, e sette di spade. È come se ci fosse qualche dubbio da lasciare indietro. Vi dico, questo è una verità che viene a galla, questo sono delle bugie. Delle bugie, un atteggiamento losco, il sette di spade parla sempre di qualche tipo, anche di proiezione alle volte. È come se ci fossero dei dubbi su questa persona, su questo cavaliere di bastoni. Potrebbero anche esserci sì, delle questioni che devono venire a galla. Datemi un'altra carta per il sette di spade. Fante di pentacoli. È come se da un lato ci fosse la voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, e qui vi dico ci sono 3, 1, però dall'altro lato è come se ci fosse una paura, qualche cosa che vi blocca, qualche dubbio, qualche incertezza, qualche cosa. Il sette di spade fa anche riferimento alle bugie che ci auto raccontiamo. È come se ci fosse una verità che non volete vedere, e infatti il due di spade è bendato. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Due di coppe e cavaliere di spade. È come se il fare qualcosa, questo è perlomeno la vostra idea, è come se aveste paura a fare qualcosa perché temete che l'altro scappi. È come questo lo posso fare oppure rompo gli equilibri, questo lo posso dire oppure cammino sui gusci d'uovo. Sento un po' quell'energia. Andiamo a vedere la forza. Asso di coppe e 6 di pentacoli. Devo dirvi, è come se nella quarta settimana di febbraio qualche cosa cambiasse. Probabilmente il momento eremita che qui avevate all'inizio può essere che vi abbia fatto riflettere su questo discorso qua che abbiamo appena visto, e che quindi ci sia questo nuovo inizio con l'asso di coppe. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere che la relazione, questa conoscenza, insomma, dove non sapete tanto bene come muovervi, in realtà poi diventi qualche cosa di equilibrato, qualche cosa, vedo tanta generosità, tanta apertura di cuore, vedo equilibrio, amor proprio, tutto quello, e poi guardate, avete un re di coppe e un 10 di coppe. Sento che se prima può essere magari una qualche cosa che vi lascia dei dubbi, che vi fa come dubitare su come muovervi, nella parte finale di febbraio, per qualcuno che è l'inizio di marzo, c'è proprio un cambio a livello emotivo, un cambio a livello di relazioni anche. Andiamo a vedere questo 9 di, scusate, questo re di coppe. 8 di bastoni
Devo dire, ragazzi, che avere il re di coppe è un po' come se o il sentimento o la situazione fosse arrivata a compimento, e infatti poi abbiamo un 10 di coppe che è proprio la carta del compimento. Allora, qui vi consigliano di godervi questo momento di contatto profondo con le vostre emozioni, perché guardate, sento proprio l'inizio di un qualche cosa di bello a livello emotivo, che potrebbe anche essere la riconciliazione con un padre. Riconciliazione, perché qui vedo un 2 di coppe che è al contrario, e qui c'è stata anche una torre, come se ci fosse stato un momento di crisi dove si prende consapevolezza di certe dinamiche, di certe proiezioni, di dove non ci si viene incontro, e dopodiché c'è come questo cambio energetico, questa apertura del cuore. Andiamo a vedere il 10 di coppe. È come se non se ne parlasse, però si sentisse. Allora, se per caso foste di quel gruppo che sta cercando figli, vi dico che l'ultima settimana di febbraio potrebbe essere una settimana prospera. Il punto è che qui c'è qualcuno che dice o comunque sta partecipando alla cosa, ma non so se è completamente convinto di volere questo figlio o questo progetto. Diciamo che i tempi sarebbero maturi. Ecco, questo sì. Ragazzi, questo 10 di coppe mi parla sì di completamento, ma mi parla anche, viste le due carte che sono uscite, che sono un fante di coppe e un 3 di spade, che in qualche modo sento che c'è qualche ferita aperta inerente ai figli. Allora, se queste discussioni fossero per i figli, ipotesi, vi dico che si tratta di capire qual è la cosa migliore per il loro bene o per il più alto bene di tutta la famiglia. Qui qualcuno si sta prendendo responsabilità che non sono proprie, oppure non si sta prendendo responsabilità che invece dovrebbe. C'è un qualche cosa che ha a che vedere con le responsabilità da prendersi. Qui è per quello che qui c'è anche un 7 di spade, come se dovesse tagliare con un certo tipo di attitudine. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Ok. Allora, wow, abbiamo la carta della guarigione che è un 10 di coppe, ragazzi. Anzi, no, scusate, non è, è un re di coppe, che comunque ce l'avete qua. E, aggrapparsi al passato, questo è un 5 di coppe. Ecco, è come se qui ci fosse la necessità di guarire da un attaccamento al passato. 5 di coppe è una carta di lutto, è qualcuno che vive in quel vuoto emotivo che sente, è come se ci fosse una sorta di fatica ad uscire da quella sensazione di carenza, di vuoto. Certe volte è difficile lasciare andare il passato perché ci siamo attaccati talmente tanto a quel dolore che se non avessimo più quel dolore non sapremmo più a che cosa attaccarci. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Però ragazzi vi vedo alleggerirvi, comunque qua ve l'ho detto, ce l'ho proprio forte, c'è un riequilibrio. Se per caso per voi vibrasse come una situazione sia familiare ma anche lavorativa e questa qui fosse una nuova idea che non sapete bene come sviluppare, vi dico che potrebbero anche arrivare dei contratti, dei nuovi inizi, delle proposte, delle offerte, degli aiuti. Mm? Ok, guardate, questa carta è una carta che parla di famiglia spirituale in un certo senso, no? E vi dice che lavorare in gruppo è come se dicesse più mani sono meglio di due.
e lavorare in gruppo fa sì che il lavoro sia fatto. E io aggiungerei meglio, anche perché più teste pensano meglio che una sola, ci sono più punti di vista, è come se ci dovesse essere una specie di unione familiare, sia che sia una questione di lavoro, sia che sia una questione personale, insomma, però qui ho proprio la sensazione che dobbiate rivalutare il vostro modo di vedere le cose. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Siccome me l'hanno commentato, per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, ragazzi, io non ho potere sul metodo di pagamento, cioè è YouTube che sceglie il metodo di pagamento, quindi io lì non posso agire, ok? Se non avete la possibilità di appoggiarvi a una carta, ipotesi, potete sempre aprire una PostePay ricaricabile e appoggiare il conto dell'abbonamento di YouTube su questa prepagata, ok? Va bene. Di nuovo grazie, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao ciao!